Quando ero ragazza e facevo le manifestazioni contro il sistema, contro questa o quell'altra cosa, cose che peraltro ho continuato a fare abbastanza sempre nella mia vita, giuro che mai avrei immaginato di arrivare a questo livello di assurdità dell'essere umano. E mo ti spiego. Dell'impatto umano sul cambiamento climatico se ne parlava già quando io ero alle elementari. Basterebbe pensare alla versione vintage del cartone animato Barbapapà. Basta gettare petrolio in mare! In questo modo sporcherete tutte le spiagge! Che era assolutamente tutto dedicato a questi temi. Guarda un po' in che data è uscito e fai tu le tue considerazioni. Ecco, le mie attese di me da grande erano forse un pochettino molto gloriose. Avrei pensato che con anche i puffi, Tutto cambierà, la nostra terra guarirà, così ancor più sereni poi saremo noi. e tutta questa nostra sensibilità, la mia generazione avrebbe quantomeno portato delle significative modifiche, cercando di andare in una direzione di benessere per tutti e tutte e anche per ogni creatura che umana non è. Certo, ero piccola, ero ingenua e mi piaceva sognare assolutamente. Crescendo, però, quando sono diventata un poco meno ingenua, quantomeno mi immaginavo che ci sarebbe stata un po' la solita guerra tra le parti, per cui le persone che idealizzavo, no, semplificavo, diciamo, la realtà, le persone che volevano mantenere comunque i loro interessi a scopo di profitto, e le persone normali, tipo me, tipo te, che invece avrebbero voluto lottare per un mondo migliore. Mai avrei immaginato di dover fare i conti con persone che pur di disobbedire ad ogni costo stanno diventando cieche. Siamo entrate nell'era delle contrapposizioni ad ogni costo e su questo ti devo consigliare per forza il mio video più importante di tutti, la base di tutto il mio lavoro. Se quello ti piace, può piacerti anche il mio lavoro, se quello ti fa schifo, puoi anche evitare di continuare a vedere il mio video, ma è importantissimo, è il confronto tra la logica che divide tutto per due e mette in opposizione e un pensiero, una logica differente, che è quella in cui mollo la mia scommessa come speranza di salvarci le chiappette. Ora il suddetto video lo trovi sia in descrizione e sia qui sopra e da lì capirai cosa aspettarti da questo canale che, mi dispiace, ma non è più tempo di avere paura e io non ho certo paura di pensare fuori dagli schemi. E se anche tu ti riconosci in questo, spero di trovarti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale. Insomma, guardiamo un po' qual è questo nuovo capolavoro dell'epoca delle separazioni per due. La fazione tra i presunti obbedienti e i presunti disobbedienti. Ora, con la complessità in cui stiamo vivendo, stiamo cercando risposte e analisi della realtà che sono sempre banalizzati in due fazioni. Un qualcosa che invece di risolverceli i problemi ce li infila ancora più a fondo, proprio che poi dovremmo veramente sudare ancora di più per venirne fuori. Allora, spezziamo una lancia. Questo periodo non brilla certo per trasparenza, complice anche una comunicazione realmente imbarazzante. Comunque consideriamo che dietro, prima dei poteri forti, eccetera, della manipolazione, c'è il clickbait. Il mondo si sta reggendo sullo scoop, quindi ogni minima scemenza è vero che viene montata e gonfiata ad arte perché così la gente si infervora, ci infila tutte le emozioni non risolte. Ed è proprio da lì che dovremo partire, dalle emozioni non risolte? Ed ecco quindi che si arriva a una mancanza di fiducia per ciò che ci viene comunicato, ok? Un qualcosa che conosco bene e da cui non sono esente. Però, c'è una cosetta che in tutto questo viene dimenticata e che si chiama discernimento. Ma torniamo al nostro obbedienti contro disobbedienti per un attimo, perché la cosa che si sta
spargendo un pochettino nei dibattiti, se dibattiti si possono chiamare perché sono in realtà scontri senza esclusioni di colpi, sarebbe proprio questa. Allora, la semplificazione delle posizioni, sottolineo che è una semplificazione fatta da chi si riconosce, sarebbe che ci sono gli obbedienti, quelli che obbediscono al sistema, quelli che fanno tutto quello che la mamma e il papà gli dice. Qualcuno ha detto questa cosa a me, sì, proprio così, per sentirsi dire brava o bravo. E poi ci sono quelli furbi, quelli che pensano con la propria testa e che quindi disobbediscono. Il problema qual è? Se avrai visto il video che ti ho citato, è che è sempre l'altra parte che decide chi è il proprio nemico, ovvero chi si sente nei disobbedienti narra anche chi sarebbero questi obbedienti. E cosa è successo? Siccome non è possibile in realtà analizzare questa realtà in cui viviamo solamente per fazioni contrapposte, accade che tutto ciò che viene immesso a livello di comunicazione, qualcuno penserà che è per forza sempre falso. Non che manchino quelli che credono che è per forza sempre vero, ma ecco perché dovremmo utilizzare la parolina magica, la nostra magia, qualcosa che nel nostro strumento umano dovrebbe essere molto più sviluppato e che è il discernimento. Detto facile, non è né vero che tutto ciò che viene detto sia vero, ma è anche una scemenza mostruosa che tutto ciò che viene detto è falso. Andrebbe visto caso per caso e all'interno dello stesso caso vedere se l'informazione è vera ma viene ampliata o diminuita, ma questo non toglie nulla all'importanza dell'informazione. Ne è un caso la questione del cambiamento climatico, ad esempio, e soprattutto il crescente, e non a caso uso la parola crescente, problema di siccità annuale. Io vivo nelle Alpi. Quello che sta accadendo sulle montagne, e non solo con la recente tragedia della Marmolada, la vedo anno per anno. Il fatto che in qualche anno scorso sia già successo di avere dei periodi di siccità non toglie nulla alla gravità di ciò che sta accadendo, ma nonostante tutto abbiamo il fenomeno dei rubinetti aperti. Perché? Perché è l'esatto dualismo positivo fatto versione reale, dove se qualcuno dice che c'è la siccità deve essere per forza falso agli occhi di chi si riconosce nel disobbedienti. E quindi che faccio? Un po' come se fossimo adolescenti, e questo è un altro problema, apriamo tutti i rubinetti perché tanto è tutto falso e te lo dimostro che è tutto falso. Questa incarna un modo a prioristico di aderire alla realtà, ok? Cosa vuol dire questa parola difficile, a prioristico, a priori, che viene prima e non si può mettere in discussione. L'a priori in questo caso, che è tacito, è appunto che ogni cosa detta debba essere per forza trattata con l'approccio del bastian contrario, cosa appunto che tutti noi dovremmo avere risolto quantomeno in adolescenza. Ma questa è una sconnessione dalla realtà, che invece la parolina magica qui, quello che fa le magie, dovrebbe ricordarci che non è così. Siamo arrivati purtroppo a una velocità tale di informazioni, tralasciando però, per un problema tipico culturale anche della scuola italiana, che è rimasta al modello dell'alfabetizzazione, dimenticando come insegnare alle persone a formarsi un'opinione e cosa sono i bias cognitivi, gli errori di ragionamento, esattamente come in questo caso. Lo ripeto, né è tutto vero, così come viene detto, né è tutto falso. Va valutato di volta in volta e attenzione, non tramite l'esperienza personale e non tramite i bias cognitivi, tra cui
lo sguardo che seleziona, ovvero è il caso per esempio quando si parlava di riscaldamento climatico e c'erano in Svezia 35 gradi e in Italia l'ondata di freddo perché si era capovolto il sistema climatico, tutti hanno gridato che dove sarebbe questo riscaldamento visto che in Italia sia freddo? Bisogna ampliare lo sguardo e non fermarsi alla propria esperienza. Ecco perché è ancora più sfidante, perché per fidarsi della propria esperienza bisogna raccogliere più dati e se io parto dal presupposto che chiunque mi dice qualcosa di scomodo a quello che io ho fissato come a priori e io non lo voglio sentire, ok? Qualcuno mi dice una cosa scomoda, io nel mio idealismo nocivo decido che quello non lo voglio sentire, mi ci metto in scontro, noi i problemi non li possiamo risolvere. I disobbedienti si stanno trasformando semplicemente in una sezione più piccola di obbedienti, nel senso che quando si mette un a priori noi non siamo liberi per definizione e la nostra parolina magica non entra in azione. Sono abbastanza chiara su questo? Ora, chi si è incastrato in questa dinamica qui è molto difficile che cambierà idea. E questo è un problema per tutte e tutti perché siamo 8 miliardi di persone al mondo e in questa storica epoca mai accaduto prima è fondamentale la collaborazione di tutte e tutti. Quello che a me preme è rendere chiara la dinamica a chi invece una posizione non l'ha ancora presa e per l'amor del cielo non la prendete. Perché il discernimento è quella cosa che ci consente anche di muoverci con flessibilità, tenendo sempre un dubbio che non è il dubbio a prioristico dei disobbedienti che credono, si autodescrivono come dubitanti, ma che in realtà hanno già deciso che tutto ciò che gli viene detto è qualcosa di sbagliato. Dobbiamo fare delle scelte. Tu vuoi essere degna o degno di essere considerata o considerato una antenata o antenato decente da chi verrà dopo di noi? Perché questo è il pensiero che più mi muove e la ragione per cui ho scelto di fare questo mestiere. Noi siamo l'unica generazione che ha tecnologia e potere di migliorare e cambiare le cose, ma non la facciamo perché ci siamo incastrati in un sistema che è diventato autoreferenziale e vive in che cosa? Per lo scontro, non per la risoluzione. Ecco qua la scelta che io ti chiedo di fare e dimmi nei commenti se te la senti di farla, che cosa hai scelto. Tu in cosa ti identifichi? Nel bisogno di lottare perenne o nel bisogno di essere concreta e concreto nel cambiare le cose per lasciare un mondo migliore per chi verrà dopo di noi? Io ho scelto, voglio sapere come la pensi tu. Ci vediamo al prossimo video.